Qui vado a cercare temperature, trovo che lato cooler, quindi frigorifero, ho la temperatura misurata 3 gradi e anche lato freezer ho la temperatura misurata meno 19 gradi. Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e per chi non mi conoscesse già sono un ingegnere informatico libero professionista e nel tempo libero mi diverto a giocare con OpenHub, annessi e connessi. Faccio questo video perché ho dovuto, mio malgrado, acquistare un nuovo frigorifero in quanto il vecchio, dopo 20 anni di onorato servizio, ha deciso di tirare le cuoia e ho acquistato un Samsung integrabile tramite Wi-Fi nell'app SmartThings. Ho agganciato quindi il dispositivo all'app SmartThings in maniera veramente immediata, è stato facilissimo, però mi sono subito accorto di un problema, che è quello che l'app SmartThings non fa vedere la temperatura corrente del reparto frigorifero e del reparto freezer. Si vede solo la temperatura impostata in entrambi i reparti. Secondo me questa è una limitazione per un'app di domotica, in quanto non è possibile monitorare la temperatura corrente del frigorifero. Ovviamente il frigorifero avrà tutte le sue segnalazioni del caso, che però rimangono locali al frigorifero. A me interessa avere queste informazioni disponibili nella mia smart home e quindi in OpenHub, per poter appunto essere notificato in tempo quasi reale di qualche malfunzionamento e poter agire di conseguenza e eventualmente scrivere anche delle rules dedicate. Andiamo quindi a vedere quali sono le strade che permettono di risolvere questo problema, ovviamente senza poter toccare l'app SmartThings, che è un'app chiusa, e finché gli sviluppatori non decideranno di integrare questo nuovo dato all'interno dell'app noi non possiamo farci nulla. Però tramite le solite API SmartThings possiamo andare di nostra iniziativa a recuperare il valore e gestirlo in sistemi esterni. Bene, partiamo subito dal problema che ho trovato sull'app SmartThings, e cioè che il frigorifero non mostra la temperatura corrente sia del reparto frigorifero che del reparto freezer. Viene mostrata solamente la temperatura impostata che deve raggiungere, che ovviamente a regime sarà uguale, però nel caso in cui il frigorifero dovesse scaldarsi per qualche motivo sarebbe interessante avere nell'app, e quindi poterci fare delle automazioni, la temperatura rilevata all'interno del frigo. Adesso apro l'app SmartThings, vado a cercare il frigorifero e come vedete ho due sezioni di temperatura, una che dovrebbe essere a rigor di logica quella rilevata nel frigo e l'altra quella di impostazione. Al momento sono uguali, ma se io vado a cambiare quella di impostazione, quindi ad esempio alzo di 1 grado il frigorifero, come vedete si alza anche la parte sopra, la visualizzazione sopra, quindi il dato è praticamente lo stesso. Adesso lo riporto a 3. Sono andato un po' a cercare nei vari forum e ho visto che effettivamente è un problema che c'è da diversi anni sull'app SmartThings e non è stato, sembra, ancora risolto, probabilmente perché non è considerato un problema, perché magari non è una cosa così essenziale per la Samsung. Detto questo, io sono andato a vedere sulla parte cloud di SmartThings su web, dove c'è una sezione che mi fa vedere praticamente tutti i dispositivi che io ho registrato su SmartThings, e la web app è mysmartthings.com, dove normalmente si parte da una dashboard abbastanza grezza che replica un pochino l'andamento dell'app SmartThings, però andando su Advanced Users si va su una sezione dedicata proprio un pochino alla configurazione e personalizzazione più nel dettaglio dell'app SmartThings. C'è tutta una serie di sezioni dove possiamo andare a vedere tutte le impostazioni che abbiamo fatto sul nostro account SmartThings. Quello che interessa a noi è andare a vedere tutti i dispositivi agganciati. Vado a cercarmi il frigorifero, entro dentro, oltre ai dettagli abbiamo tutta una serie di attributi che ci vengono esposti. Se io qui vado a cercare temperature, trovo che lato cooler, quindi frigorifero, ho la temperatura misurata 3 gradi e lato freezer, scusate, andiamo a vedere di più, e anche lato freezer ho la temperatura misurata meno 19 gradi. Ovviamente come attributo ho anche i diversi set point,
che sono per il cooler 3 gradi e per il freezer meno 19, con tutta un'altra serie di attributi. Questa qui è una visualizzazione un pochino più comoda per tutto quello che le API SmartThings possono offrire a chi le utilizza. Quindi, andando a vedere queste informazioni, mi sono reso conto che effettivamente la temperatura è gestita, la misurazione di temperatura è gestita dal sistema SmartThings, non viene solo esposta dall'app. Quindi il mio obiettivo è comunque quello di andare ad integrare il frigorifero in OpenHub. Utilizzerò le API SmartThings con il solito metodo che già ho utilizzato per altre integrazioni che ho fatto tramite API, e probabilmente andrò a scrivere un piccolo software in Python che mi permetta di fare il ponte tra le API e il protocollo MQTT per rendere più comodo appunto l'utilizzo di queste informazioni su OpenHub, utilizzando quindi il protocollo MQTT. Stessa cosa che avevo fatto per l'integrazione Switchbot. Quindi se doveste essere interessati a vedere come integrare un dispositivo SmartThings, in particolare il frigorifero, perché i climatizzatori l'ho già fatto vedere, il concetto è più o meno lo stesso, però per i climatizzatori ho utilizzato direttamente le API in OpenHub. Adesso voglio appunto scrivere un motorino generico per tutta la parte di integrazione SmartThings e aggiungere anche l'integrazione del frigorifero in OpenHub. In questo modo posso, oltre a settare le diverse temperature di funzionamento, anche rilevarle e andare anche a gestire gli eventi che SmartThings scatena, tipo l'evento di porta aperta e porta chiusa del frigorifero. In questo modo posso andare a scrivere delle automazioni più o meno complesse all'interno direttamente di OpenHub. Ok, per questo video possiamo fermarci qua. Ho fatto solo una breve introduzione di quale sarà il prossimo progettino di OpenHub che andrò a fare, e quindi, riassumendo, cercherò di scrivere un programmino che mi permetterà di interfacciare le API della SmartThings tramite protocollo MQTT e di integrare tutti i dispositivi SmartThings che attualmente sto gestendo all'interno di OpenHub. I climatizzatori li ho già integrati col metodo standard delle API REST. Andrò ad integrare anche il frigorifero, ma il tutto lo vorrò gestire con un programmino che appunto mi trasforma le API in protocollo MQTT. Per adesso vi ringrazio per essere arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!